Voltaire trouve ses racines dans l'époque étrusque. Les Étrusques sont une des civilisations les plus anciennes d'Italie. Les Étrusques sont une population qui a bâti une ville florissante et qui a été l'une des plus importantes dans l'Italie avant les Romains. Ils ont laissé des témoignages très importants au niveau artistique et architectural. Maintenant, je me trouve dans une des rues principales de la ville. Il y a plein de boutiques très jolies, d'albâtre, etc. Et je vais m'approcher à la place principale. Maintenant, je me trouve dans la plus belle place de la ville, Piazza dei Priori. En derrière de moi, vous pouvez voir le palais du gouvernement de la ville. Le palais est très ancien et il a inspiré le beau palais du Conseil de Florence. C'est le palais du gouvernement de la ville depuis plusieurs siècles. Voltaire est surnommé la ville du vent et de la pierre. Vous voyez pourquoi. Il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, c'est octobre et il y a vraiment beaucoup de vent au centre-ville. Si vous souhaitez en apprendre de plus sur l'histoire de Voltaire, ne manquez pas une visite au musée étrusque Guarnacci. Le musée a une collection extrêmement complète des manufactures de l'art étrusque comme l'urne des époux et l'ombre du soir, l'ombre della sera, une statuette androgyne allongée qui est l'un des symboles de la ville. Une statuette étrusque d'une grande intrigue et beauté. Cette œuvre d'art étonnante datant de l'ère étrusque représente une figure androgyne allongée. La statuette est sculptée avec une précision exquise. Nue, elle porte une certaine ambiguïté qui reflète la fascination des Étrusques pour la dualité de la nature humaine. Là, on a aussi des boutiques qui produisent les mêmes bijoux que produisaient les Étrusques. Exactement les mêmes que l'on a trouvés dans les tombeaux des Étrusques. L'une des portes historiques les plus anciennes de la ville est la Porta all'Arco. Cette porte est très célèbre. Elle remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Regardez les pierres qui la composent. Elles sont énormes. L'on parle donc de murs cyclopéennes. Avec la montée de la République romaine, Volterra devint une ville romaine dont le témoignage reste encore dans le théâtre et dans l'amphithéâtre. Le théâtre est à Mont-Derrière et c'est une période où l'architecture grandiose était à l'honneur. Nel dopoguerra, negli anni 50-60, ci fu una grande espansione del settore alabastrino, c'erano più di 1000 addetti, ma la popolazione di Volterra era 18.000. Je vous introduis Monsieur Fiumi. Il a une boutique d'albâtre qui est là depuis 1912. Addetti. Poi mio babbo, che era economo dell'ospedale psichiatrico, che si interessava di ricerche storiche e archeologiche medievali, voleva approfondire l'argomento del teatro romano. La chiave di volta fu quella di preparare un saggio di scavi con le debite autorizzazioni utilizzando una parte di ammalati dell'ospedale psichiatrico del reparto giudiziario. Dopo un mese o due cominciarono a vedere qualche risultato. Arrivarono gli studiosi della soprintendenza alle antichità di Firenze e poi cominciarono a fare ritrovamenti di pezzi di colonne, una testa di Augusto e da lì cominciò l'esplorazione. Bisogna arrivare agli anni 80, 78-80 per vedere il teatro romano come ora. È un'operazione che viene ricordata nelle lapidi lì all'ingresso grazie agli ammalati del manicomio, del settore giudiziario, che furono per 4 anni quelli che scavavano. Io che mi arrovello per fare le sculture delle cose eccetera.
Guarda bellina. Passano quanti si mettono a fare le fotografie. Io il prossimo anno metto qui a fare i gattini della lavanda. Vedi? Guarda come c'è quella zampina, guarda. L'albâtre est une pierre translucide, c'est-à-dire qu'elle laisse passer la lumière à travers d'elle. Elle a aussi une texture douce, donc c'est facile d'obtenir d'objets, des lampes, des objets décoratifs à partir de l'albâtre. Qui siamo a 2 passi dal Teatro Romano e vicino alla Piazza dei Fiori, quindi la posizione è ideale. Molti volterrani non sanno o non sapevano dove è Piazza Pescheria. Questa è Piazza Pescheria, perché lì all'inizio del Novecento vendevano il pesce. Poi cambiarono perché ci venivano pochi clienti perché c'era troppo vento. È zona ventosa, sì. Avanti. Si ammirano questi vasi Bellissimi. artistici, gli oggetti storici che abbiamo sono questi 2 vasi che sono della fine dell'Ottocento, del Novecento. Il boom c'è stato negli anni 60-70, c'era una volterra moltissima lavastraia e si vendeva l'alabastro in tutto il mondo. Alabastro colorato? Sì, ce lo diamo noi però il colore. L'alabastro in natura è prevalentemente bianco, grigio, marrone. Sì, sì. Poi il colore lo diamo noi. Che questo è un oggetto scolpito. Poi c'è stato il boom negli anni 30, soprattutto in Germania, per i lampadari. Il problema nostro a Volterra è che manca il tempo per i turisti di soggiornare qui un po' di più, perché hanno per esempio questo impegno del wine tasting. Ha ragione. Allora io dico sempre wine and food, you find everywhere, Alabastro, only Volterra. È vero, ha ragione. Poi c'è l'alabastro orientale, che è quello egiziano, quello è più duro, è l'alabastro calcareo, il nostro è l'alabastro gessoso, cioè più tenero, e lo si può scalfire con l'unghia. Noi dobbiamo mantenere prima di tutto una certa manualità, perché questa ce l'abbiamo. Abbiamo la scuola d'arte, ora si chiama liceo artistico, questa è una risorsa che possiamo sviluppare o quantomeno che valorizzare. E poi maggiore, diciamo, incisività per fare la pubblicità, cioè venite a Volterra per vedere gli ultimi artigiani o artieri dell'alabastro, addetti del settore diciamo 100, età media 50 anni, poi si trova quello che ha 40 e poi quello che ha 80, tipo Omero Ceroni. Il n'y a rien de mieux que de siroter un cocktail en plein air, avec l'ambiance animée de la place. Les nuages n'ont rien sur notre bonne humeur. On est bien entouré et on se régale. C'est l'Italie dans toute sa splendeur. Santé!